If it's not fun, why bother? Scegliete di divertirvi, scegliete il gameplay, scegliete il frame rate o la grafica, scegliete un maxi PC del cazzo, scegliete i saldi, il festival di Steam, il refund prima delle 2 ore, scegliete un abbonamento Ultimate o Premium, scegliete gli showcase, scegliete di preordinare l'ennesimo AAA da 80 euro, scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello con Warzone mentre vi ingozzate di microtransazioni. Alla fine scegliete un futuro, scegliete di divertirvi. Ma perché dovremmo fare una cosa così? Noi abbiamo scelto di non scegliere il divertimento. Abbiamo scelto qualcos'altro. Le ragioni? Che hai bisogno di ragioni quando hai Disco Elysium? Prima di iniziare, vi avvisiamo che nel video ci saranno spoiler per i seguenti giochi e ne approfittiamo anche per una piccola comunicazione. Il 60% di voi che guarda i nostri video non è iscritto al canale. Per voi è un piccolo click che ci aiuterebbe a crescere e ad arrivare a sempre più persone. Ma ora torniamo al video. Divertirsi è sopravvalutato. Se pensi che la massima ambizione del videogioco sia divertire, allora per te non sono videogiochi, sono videogiocattoli. Molto bene. È come ridurre uno spettro a una manciata di puntini o come confondere il rosso col verde. Davanti a un videogioco non sei cieco, sei solo daltonico e per fortuna si vive bene anche così. Ma vuoi mettere la soddisfazione di vedere tutti i colori di un doppio arcobaleno? Non prendiamoci in giro, Death Stranding non è divertente. Sarà pure lento, riflessivo, divertente. Ma vi assicuro che non è una pornostar. La grande differenza tra Death Stranding e un qualsiasi altro open world ad alto budget sta nel tipo di gratificazione. Un po' la stessa differenza che c'è tra sedersi a ascoltare una storia e vederla sottotitolata sopra un gameplay di Subway Surfer. È molto semplice, il divertimento è immediato, svanisce in un istante, mentre la soddisfazione richiede tempo, sforzi, ma ha il potenziale di colpire molto più forte e durare a lungo. Death Stranding non è divertente, perché vuole essere soddisfacente. Il gameplay loop è più lungo, ci induce a ragionare sul medio e lungo termine, a pianificare in anticipo. La gratificazione sta nella soddisfazione di un piano ben riuscito, la formica che ammonisce la cicala per non aver lavorato duramente. In effetti, Death Stranding è decisamente dalla parte della formica operosa, e non c'è esempio migliore del ritorno a Capital Knot City. X è stato sconfitto, ma il mondo è ancora a rischio estinzione e Sam deve tornare a est. Questa volta però niente viaggio rapido, niente scorciatoie. Devi riattraversare l'intera mappa di gioco facendo affidamento solo sugli sforzi che hai fatto per riconnettere l'America. Se fino a quel momento hai svolto bene il tuo compito, il viaggio di ritorno sarà una delle esperienze ludiche più soddisfacenti di sempre. Soddisfacente, non divertente. Piazzare scale non è divertente, come non lo è consegnare pacchi agli sconosciuti o scalare montagne a piedi, ma quello che provi percorrendo senza sforzo quell'autostrada per cui hai faticato tanto, ecco, quella è una soddisfazione veramente impagabile. Ok, è vero, essere felici di aver lavorato duramente puzza un po' di vecchio, quindi passiamo subito a qualcosa di più vicino a noi, un qualcosa più da giovani, sentirsi costantemente alla deriva in un mondo in rovina. Potremmo riassumere come ci ha fatto sentire Disco Elysium in una sola parola: spaesati. A partire dalla lingua, perché anche se te la cavi con l'inglese, la quantità e la qualità dei testi fa sì che tu non sia mai del tutto certo di aver capito ogni parola. Per non parlare del gameplay, un GDR tutto al contrario, dove le vere boss fight sono le conversazioni, a cui puoi arrivare armato delle informazioni giuste o rischiare brutte conseguenze. Il tutto ambientato in un mondo totalmente marcio, dove il tessuto stesso della realtà si sta sfaldando, dove la storia, quella con la S maiuscola, sembra essersi arresa, e dove un cadavere penzola da un albero mentre il poliziotto più ubriaco e marcio del distretto è chiamato a indagare sul caso. E tutto questo funziona alla perfezione, proprio perché quel poliziotto marcio alcolizzato sei tu. Pensaci bene. Un protagonista del tutto inadeguato a fare il suo mestiere si sveglia da una sbornia talmente grande che ha praticamente scordato come funziona il mondo. Allo stesso modo, un giocatore ancora inesperto inizia un gioco decisamente insolito e non ha idea di come funziona il mondo. Per questo c'è subito immersione col protagonista e invece di passare per un tutorial, già dalle primissime stupidissime scelte sentiamo di stare agendo nel mondo. Perché quel ghigno non va più via? Sarà il caso di indossare la cravatta parlante? E soprattutto, dove cazzo è finita l'altra scarpa? Ma c'è un altro lato della medaglia, perché non basta rimboccarsi le maniche, ritrovare la scarpa e iniziare ad ambientarsi. Il problema è che non solo non siamo in controllo del mondo là fuori, ma nemmeno del mondo interiore del protagonista. E infatti, giocando, finiremo per realizzare che noi, dall'altro lato dello schermo, non siamo altro che uno dei tanti frammenti della sua personalità. È vero, siamo noi a scegliere quale risposta dare, ma sono le altre voci a forgiare le nostre opzioni. Il gioco ci tiene molto a ricordarci costantemente che non siamo noi al comando. Non vestiamo certo i panni dell'eroico poliziotto che combatte il crimine, ma nemmeno quelli del poliziotto alcolizzato in balia di un mondo alla deriva.
Siamo solo una voce tra tante, un frammento di una psiche votata all'autodistruzione. Spaesati, costantemente fuori posto, c'è poco da divertirsi in Disco Elysium, ma c'è un'avventura esistenziale da cui usciremo di sicuro cambiati, forse in peggio se stiamo a sentire la cravatta. Nonostante l'assenza di sbornie colossali spaccacervella, Disco Elysium ha comunque qualcosa in comune con un altro gioco a noi molto caro, The Last of Us. Infatti entrambi sono mondi fondamentalmente in rovina, dove la speranza è un bene estremamente raro, con la differenza che The Last of Us ci tiene a fare in modo che chi gioca si aggrappi a quella piccola speranza, per poi infrangerla e puntualmente rimescolare le carte, la prossima speranza solo poco più avanti. Prendete Sam ed Harry, per esempio, i due fratelli che incontriamo a Pittsburgh mentre tentano di riunirsi al loro gruppo. Uniti dalla necessità di sopravvivere, da subito le due coppie instaurano una dinamica speculare. Joel ed Harry condividono le stesse priorità e gli stessi valori, e per loro proteggere rispettivamente Ellie e Sam significa mantenere viva la speranza. Speranza nel futuro, in una cura, nella famiglia. Perfino noi che giochiamo ci sentiamo speranzosi quando Sam raccoglie un vecchio robogiocattolo. Tra tutte quelle rovine è ancora possibile immaginare un mondo in cui i bambini, spensierati, possano tornare a divertirsi? Per citare Neil Druckmann in persona, con The Last of Us non usiamo la parola divertimento, e infatti questa piccola illusione di una vita normale non tarda a crollare. Fuggendo da alcuni infetti, Sam viene morso una gamba, ma decide di nasconderlo al gruppo. Quella notte confessa a Ellie di avere paura degli infetti e di diventare uno di loro, chiedendosi se nonostante l'infezione siano ancora vivi. Prima di andare, Ellie gli restituisce il robot giocattolo che aveva trovato a Pittsburgh, ma appena uscita lui getta il robot e si controlla preoccupato la ferita. La mattina seguente si è già trasformato e tocca proprio a Harry fermarlo, prima che faccia del male a Ellie. Accecato dalla rabbia, quindi, Harry punta la pistola contro Joel. Perché proprio lui deve soffrire? E perché non Joel invece? Harry non sa la storia di Joel, di sua figlia Sara, ma nemmeno questo ha più importanza. La sua speranza è morta col suo fratellino e non gli resta che raggiungere. Proprio quando ci eravamo abituati a un briciolo di normalità, il gioco ci ricorda quanto il mondo faccia ancora schifo e quanto siano fragili i nostri castelli di carte. Con The Last of Us non usano la parola divertimento perché non c'è escapismo, non c'è violenza spensierata. C'è solo una realtà cruda, violenta e disumana. E se certi videogiochi sono perfetti per evadere, altri invece ti invadono, colpiscono come una botta allo stomaco e ti costringono ad affrontare emozioni difficili. Come con la tubercolosi in Red Dead Redemption 2. Far West, cowboy, rapina al treno, malattia terminale. Quella di Arthur Morgan è la storia del tramonto del selvaggio West, ma anche la storia del tragico scioglimento della banda di Van der Linde. E allo stesso tempo la storia di un uomo violento, malato e disilluso, terrorizzato dall'idea di morire da cattivo, senza essere riuscito a cambiare il proprio destino. Perfino il modo in cui contrae la malattia è in sé simbolico. Nel pieno della sua fiducia in Dutch, violento e senza remore, Arthur viene infettato da un pover'uomo che sta malmenando per estorcere 2 soldi per la banda. Black Lungs, lo incalza Micah. Polmoni neri. Il marcio è dentro di Arthur e continuerà ad avanzare. E quando gli viene diagnosticata la tubercolosi è già troppo tardi per una cura. Nei mesi successivi Arthur continua ad aggravarsi. Resistenza, energia e anche la prontezza dei riflessi peggiorano. Fa fatica a mangiare e bere e il suo aspetto si fa sempre più malato. La faccia pallida, gli angoli degli occhi rossi e acquosi e le occhiaie sempre più pronunciate. Black Lungs, un male senza cura, lento e inesorabile. Un po' come quello che affligge nello spirito la banda di Van der Linde. Dutch, capo e filosofo del gruppo, è sempre stato un idealista con dei piani un po' folli, ma nel tempo ha perso di vista le sue convinzioni e si è fatto accecare dall'ego, dal denaro e dalla vendetta. E forse non è un caso se Arthur si è accorto di tutto questo solo dopo aver contratto la malattia. Il dubbio, come la tubercolosi, si insinua lento e poi colpisce duramente. Ma ora ha finalmente capito che il tempo della banda di Van der Linde sta giungendo al termine, proprio come il selvaggio West, proprio come il suo di tempo. Arthur ha paura di morire senza aver fatto del bene, e forse l'unico modo per redimersi ora è fare un'ultima scommessa. Scommettere sul bene, sull'amore, su John e la sua famiglia. Sul ciglio di un'altura a Beaver Hollow, Arthur prende una decisione. Questa volta lui e John non possono salvarsi entrambi. Questa è la sua ora. Sotto il fuoco di Pinkerton, in piedi a malapena, Arthur difende l'amico in fuga ad armi spianate, finché d'un tratto Michael lo prende alle spalle e lo getta a terra. I due ruzzolano di sotto, è la resa dei conti. Ogni colpo, preso o dato, pesa come un macigno. Arthur non ce la fa più, sputa sangue e mangia aria come se ogni respiro fosse l'ultimo, ma da qualche parte trova le forze per combattere. Alla fine però Micah riesce ad atterrarlo di nuovo e la pistola vola via. È finita.
Dutch ferma Arthur appena prima di raccoglierla, la faccia piena di terra e i polmoni pieni di sangue. Non c'è modo di convincere Dutch. Anche se Micah è la spia, anche dopo tutto quello che ha fatto per lui, Arthur non ha più fiato per parlare. Sul cielo di un'altura, a Beaver Hollow, dopo aver aiutato John a fuggire, Arthur guarda la sua ultima alba, finalmente in pace con la coscienza. Non un uomo buono, ma un uomo in grado di scegliere il bene nell'ora più buia. E se anche un AAA open world ambientato nel Far West è in grado di sfidare la concezione di divertimento nei videogiochi, facendoci sentire responsabili per il destino di Arthur, forse è arrivato il momento di chiedere di più dalle grandi aziende. Vogliamo comunque divertirci, è ovvio, ma forse ora vogliamo qualcosina in più. Vogliamo giochi coinvolgenti, soddisfacenti, vogliamo giochi che non hanno paura di farci provare emozioni difficili per rendere l'esperienza indimenticabile. Vogliamo che il videogioco esplori l'intera gamma delle emozioni, vogliamo vedere tutti i colori che il medium ha da offrire. Non accontentiamoci solo di divertirci. Divertirsi è sopravvalutato. Grazie per essere arrivati fin qui. Speriamo vi siate Ah già. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, condividete e venerate assieme a noi il sacro algoritmo. Ma soprattutto, aiutateci a scoprire altri giochi, AAA e non, che sfidano la concezione comune di divertimento in un videogioco. Scrivetecelo qua sotto nei commenti o sul gruppo Telegram. E come sempre, grazie a tutti per il supporto. E al prossimo video.